Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sapete cosa ho qua? Questo è il nuovissimo Umidigi F3 5G, l'ultimo smartphone uscito in casa Umidigi. Ma la cosa sorprendente di questo smartphone di fascia media è che non è solo dual SIM, ma dual SIM 5G, ossia entrambi gli slot di questo smartphone reggono la connessione 5G e non come altri suoi competitor in cui solo lo slot principale regge il 5G. E ora partiamo subito con l'unboxing. Prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video ve l'ho lasciato i 4 canali Telegram divisi per categorie: games, fitness, tecnologia e abbigliamento, al cui interno vengono pubblicati i coupon sconto e le migliori offerte a tempo di Amazon, per cui se acquistate spesso online entrate nei canali, sono completamente gratuiti, vi basterà scaricare l'applicazione Telegram, anch'essa gratuita, e così potrete risparmiare sui vostri prossimi acquisti online. Detto questo, partiamo subito con l'unboxing. Eccolo qua, lo andiamo ad estrarre. Tra l'altro, come vedete, è già dotato di cover trasparente inclusa. Andiamo a tirarla via. Guardate che bello, e tra l'altro noto subito che è molto leggero, meno di 200 grammi. Il libretto di istruzione comprensivo di lingua italiana, l'alimentatore dotato di slot USB e per finire il cavo di alimentazione Type-C USB con attaccato la micro chiavetta per la nano SIM. Eccola qua. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, monta il sistema operativo Android 12, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria, espandibile fino a 256 GB, display in Full HD da 6,7 pollici, processore octa-core Mediatek Dimensity 700, fotocamera anteriore da 8 megapixel, tripla fotocamera posteriore con la principale da 48 megapixel, batteria a litio da 5150 mAh per un peso totale di 195 grammi. Partiamo dal telaio. Nella parte sinistra troviamo lo slot per le SIM, tra l'altro questo modello è dual SIM, ve lo faccio vedere in diretta lo slot, adesso lo andrò ad estrarre, eccolo qua, tra l'altro è molto semplice. Come vedete potete inserire la SIM 1 e la SIM 2, oppure se non avete una seconda scheda potete sacrificare questo slot e inserire una micro SD per espandere la memoria. Sempre nel lato sinistro troviamo il tasto personalizzabile. Questo tasto è veramente comodissimo perché si possono attivare fino a 3 impostazioni. Con un clic ho impostato la galleria ed è partita la galleria, con 2 pressioni invece ho impostato YouTube, guardate, 1 e 2, è partito direttamente YouTube, e invece con la terza opzione ho impostato la pressione prolungata con l'attivazione del LED posteriore. Adesso lo tengo premuto e si accenderà il LED, avete visto? E per spegnerlo basterà ritenerlo premuto. Proseguendo col telaio, nella parte superiore abbiamo lo slot per il jack delle cuffie, invece nella parte destra abbiamo i tasti del volume, più e meno, e il sensore di impronte digitale. Nella parte inferiore invece troviamo lo slot Type-C di ricarica e lo speaker. Per quanto riguarda il reparto fotografico troviamo una fotocamera frontale da 8 megapixel e invece una tricam posteriore con la principale da 48 megapixel, la fotocamera quadrangolare da 8 megapixel e una macrocamera da 5 megapixel. Se per caso anche voi con me vi siete innamorati di questo smartphone, vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto dello store dell'Umidigi, così lo potrete acquistare direttamente. E ora andiamo a testare la sensibilità del sensore di impronte digitali. Andiamo a mettere in stand-by lo schermo. Vediamo se sblocca subito al primo tentativo. Come avete visto è stato rapidissimo. Facciamo altri 2-3 tentativi per vedere se risponderà perfettamente sempre ai comandi. 2 su 2, vediamo, e questo è l'ultimo, e 3 su 3. Eccoci nell'home page di Android 12, l'ultimo S uscito in casa Android. Come vedete è molto veloce e risponde sempre perfettamente ai miei comandi. Ora andiamo a testare la sensibilità del display. Per fare ciò utilizzerò l'app solita Test CPU. Andiamo nel multitouch, vediamo. Come vedete segue perfettamente tutte le mie dita. Proviamo anche con 10 dita in contemporanea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Direi che anche il test del touchscreen ha funzionato al 100%. E adesso siamo arrivati al test della fotocamera. Vi farò vedere un video in Full HD e delle foto che ho scattato direttamente con la fotocamera di questo smartphone. Come avete visto il video è di buona qualità, l'autofocus funziona perfettamente e anche sulle foto abbiamo ottenuto buoni risultati sia da vicino che da lontano, la luce è molto naturale, per cui posso dire che non ho trovato particolari criticità su questa fotocamera. E ora siamo arrivati all'ultima parte, ossia il test gaming.
Come gioco ho scelto Transformer Combattenti, ossia un picchiaduro a tema Transformer. Non vedo l'ora di testarlo con voi. Andiamo a fare il primo combattimento. Come avete visto il caricamento è stato velocissimo. Vediamo. Vai, vai. Via. Per ora stiamo andando bene. Meglio sempre stare lontani. No, no. Oh. Abbiamo anche la barra dell'energia caricata. Sì, l'ho preso. No, non è ancora morto. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Il primo è andato. Facciamo anche il secondo livello. Intanto mi piace da matti l'audio perché si sente veramente potente. Oh mio Dio, evita. Meglio che mi concentri sulla partita, che questo qua mi sta massacrando. Vai Megatron, così. Spara. No. Via, 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 via. Vai, 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 vai. Para, para. Dai, dai, dai. No. Devo stare attento. Oh, meno male che l'ho parato. Vai, vai, vai. Come avete visto durante il test non ci sono stati lag né rallentamenti, i caricamenti sono stati molto rapidi, per cui posso dire che questo Dimensity 700 è andato oltre le mie aspettative. Vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, se volete essere aggiornati su tutti i nuovi prodotti di tecnologia iscrivetevi al canale così potrete vedere le nuove pubblicazioni. Prima di salutarvi vi ricordo che in descrizione vi ho lasciato il link di questo bellissimo Umidigi F3 5G, i link dei canali Telegram e i link di tutta l'attrezzatura che utilizzo per fare video su YouTube. Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!